Tricottino I-cord. Ne hai realizzati tantissimi, ma il risultato non ti ha mai soddisfatto? Hai sprecato tempo e filato inutilmente? Forse ho la soluzione per te. In questa videorecensione ti presento un nuovo strumento. Sarà la fine del tricottin manuale o l'ennesimo prodotto che rischia di finire in un cassetto? Scopriamolo insieme. Io sono Silvia Lampo e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Qualche settimana fa nella mia craft room è arrivato un pacco da molto lontano e all'interno di questo pacco un nuovo strumento che ho testato per diversi giorni prima di realizzare questa videorecensione completa a 360 gradi, un viaggio nel mondo della macchina automatica della Kaido per realizzare tricottin o I-cord. Questo strumento completamente automatizzato consente di creare I-cord o tricottin, potete chiamarlo come preferite, in modo totalmente autonomo. Una volta impostata la macchina collegata alla corrente, possiamo creare metri e metri di tricottin. Basta semplicemente fornire il filato. La differenza tra i tricottin manuali che ci sono in commercio è abbastanza palese. In questo caso abbiamo una macchina che andiamo a posare direttamente sul nostro tavolo, che prende da sola il filato e genera automaticamente il risultato finale. Questo che cosa ci consente? Prima di tutto un risparmio di tempo. Mentre la macchina lavora per noi, possiamo dedicarci a qualcos'altro. Il lavoro sarà omogeneo perché è la macchina stessa a calibrare la tensione del filo e a darci quel risultato che abbiamo sempre sperato. Inoltre possiamo portarla e utilizzarla ovunque, non ci serve più il tavolo del giusto spessore, non dobbiamo più camminare per trovare un punto alto per far cadere i metri e i metri dei nostri tricottin. Insomma, può essere veramente la svolta per chi deve realizzare tanto tricottin, magari anche di colori diversi, per le proprie creazioni che spaziano dai fiocchi nascita alle decorazioni per la casa, ai cordini da inserire nei capi di abbigliamento oppure per realizzare borse. Passiamo quindi a vedere insieme da vicino il contenuto della scatola e soprattutto a scoprire come funziona questo strumento. Se poi deciderete di acquistarlo, trovate tutte le informazioni scritte sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Questo è tutto il materiale presente all'interno della scatola. Ebbene sì, abbiamo addirittura il filato. Ovviamente abbiamo la nostra macchina I-cord di questo azzurro super intenso, veramente molto robusta e di buona qualità. Possiamo distinguerne da subito le diverse zone. Prima di tutto abbiamo l'interruttore di alimentazione e velocità che ci permette di scegliere quanto veloce la macchina deve prendere il filato per realizzare il tricottin. Per ogni livello di velocità indicato otteniamo diversi risultati. Con la posizione numero 1 otteniamo circa 30 cm di tricottin al minuto, con la seconda 45 cm, con la terza circa 60 cm al minuto. Abbiamo poi una manopola manuale presente proprio qui accanto che viene utilizzata nel momento in cui andiamo ad inserire per la prima volta il filo all'interno della macchina. Abbiamo poi questa ruota, la guida del nostro I-cord e la parte più importante, una copertura in plastica trasparente ma molto resistente con il foro guida per il filato, i nostri 4 aghi e una spazzolina in gomma. E qui sul davanti l'attacco per montare il nostro guidafilo. E ovviamente non può mancare la porta di alimentazione elettrica. Questo è il guidafilo che si solleva in questo modo, che viene montato frontalmente sulla macchina nello spazio che abbiamo appena visto insieme. Il cavo di alimentazione della nostra macchina e all'interno troviamo anche questo grasso che ci permette di fare da regolare manutenzione. All'interno della scatola troviamo poi 2 gomitoli omaggio di filato acrilico, in particolare 25 grammi per circa 50 metri al gomitolo nei colori del marchio Kaido. Questa tipologia di filato è perfetta per creare i nostri tricottin, perché è un filato liscio, molto ben ritorto e che non presenta una particolare peluria.
In generale, i filati da utilizzare con questa macchina devono essere lavorabili con uncinetto dal 2 al 4 mm. Lo spessore deve essere medio-fine e soprattutto devono essere leggeri. E ultima, ma non per importanza, la scatola degli accessori. Al suo interno possiamo trovare la vite per fissare il guidafilo nella parte frontale della macchina più diverse viti di ricambio. Addirittura ci viene fornito un cacciavite dedicato e questo uncinetto molto particolare che ci servirà per far passare il nostro filato agevolmente al momento dell'avvio della macchina. Ago dedicato per la chiusura del nostro tricotin o I-cord e fondamentali tantissimi aghi di ricambio per la nostra macchina all'interno di queste due pratiche custodie protettive. Possiamo dire che Kaido ha pensato veramente a tutto. Passiamo quindi a vedere insieme come funziona la nostra macchina passo passo. Cominciamo montando il guidafilo sulla parte frontale della macchina. Per questo avremo bisogno di una vite e del cacciavite incluso. Inseriamo il guidafilo in questo modo all'interno dello spazio dedicato, poniamo la vite all'interno del foro e andiamo ad avvitare col nostro cacciavite. Stringiamo bene finché le due parti non saranno perfettamente fissate insieme. La macchina deve essere posizionata su una superficie piana e stabile. Dopodiché prendiamo il nostro filato e andiamo a tirare su questa parte del nostro guidafilo e il nostro filo deve passare all'interno di questa scanalatura. In questo modo. Attenzione, prima di proseguire dobbiamo verificare che tutti e quattro i nostri ganci siano aperti, quindi di trovare tutti e quattro in questa posizione. Dobbiamo avere questo e non questo. Aperti quindi tutti e quattro, dobbiamo far passare il filo all'interno di questo foro. Quindi faccio passare il filo dall'esterno della copertura verso l'interno. Dopodiché recuperiamo l'uncinetto con cruna in dotazione. Il filato deve ora passare all'interno della cruna. In questo modo. Attenzione! Tenendo l'uncinetto in questa posizione, quindi con la testa rivolta verso destra e la cruna rivolta verso sinistra, andiamo ad entrare all'interno di questo foro direttamente dentro la macchina. Spingiamo il tutto finché la nostra cruna non esce da questa parte. Recuperiamo il filato e lo togliamo dall'uncinetto che ora possiamo rimuovere. Questo step è molto importante. Tramite questa leva dobbiamo sollevare questa parte del meccanismo e far passare il filo nel mezzo. Quindi sollevo e posiziono il mio filato esattamente al centro tra le due parti. E qui vi rimarrà bloccato. In questo modo, questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Aspetti fondamentali prima di proseguire. Dobbiamo verificare che questa parte sia bloccata verso il basso, quindi non in questa posizione, ma in questa, e dobbiamo poi assicurarci che qui il nostro filo non presenti dei nodi o grovigli. Prima di far partire la macchina in automatico dobbiamo guidare il nostro filo solamente per il primo giro. In particolare il nostro filato dovrà essere preso da un ago sì e un ago no. Quindi dovrà passare sotto il primo gancio, saltare il secondo, passare sotto il terzo e saltare al quarto. Dopodiché la macchina procederà in automatico. Per fare questo, tenendo ancora la macchina spenta, andremo a ruotare la leva manuale che abbiamo qui in basso. Quindi inizio a ruotare la manopola sul NIT finché il filo non viene preso da un gancio. Ruoto
Gli faccio saltare il secondo gancio, continuo a girare, aggancia il terzo e salta il quarto. E davanti a noi dovremo avere questo, il filo che passa solamente al di sotto del primo e del quarto ago. Il mio consiglio per un risultato soddisfacente e soprattutto per non dover continuamente controllare il lavoro è quello di posizionare il gomitolo in basso rispetto alla posizione della macchina. Se la macchina è sul tavolo, posizionate il gomitolo a terra, all'interno di una scatola oppure di un portagomitolo. Dopodiché possiamo attaccare la macchina all'alimentazione. Attenzione, solamente per i primi 10-15 secondi dobbiamo ricordarci di tenere in tensione la codina del nostro filo, quindi di andare leggermente a tirare il lavoro verso l'esterno, in questo caso a sinistra. Vado quindi ora a girare la levetta sulla prima posizione. Se ci accorgiamo che il lavoro rimane troppo lento, possiamo passare direttamente alla seconda posizione. Ed ecco il nostro tricottin che inizia ad uscire dalla parte posteriore della nostra macchina in modo totalmente automatico. E la macchina continuerà a produrre tricottin finché continuerò a darle filato. È veramente eccezionale. Guardate la texture perfetta che stiamo creando. Ovviamente, quando lo desideriamo, possiamo anche mettere in pausa la creazione del nostro tricottin e questo è il risultato. Abbiamo una texture estremamente compatta e soprattutto lineare lungo tutto il nostro tricottin. Questo è il risultato con solo 1 minuto e mezzo di lavoro. Come ci dobbiamo comportare quando vogliamo terminare il nostro progetto? In questa parte del nostro filo andiamo ad eseguire un taglio, dopodiché facciamo ripartire la macchina sulla posizione 1 finché il nostro filato non sparisce all'interno della macchina. Quindi faccio ripartire il tutto e attendo che la testa del mio tricottin esca proprio da qui. Dopodiché spengo la macchina, vado a sollevare questa parte per liberare la mia lavorazione. A questo punto prendiamo il nostro ago in dotazione e poniamo la codina del nostro filo direttamente sull'ago. Con l'ago dobbiamo raccogliere tutte queste mini asole presenti sul nostro tricottin. Parto da quella più alla mia destra, passo all'interno di tutte le asole, in questo modo, e porto il filo attraverso. Tiro bene ed ecco la chiusura perfetta per il mio tricottin. Con l'ago faccio poi passare l'eccesso di filo proprio attraverso il tricottin stesso, in questo modo, e taglio il filo in eccesso. Una chiusura semplicemente perfetta.
E faccio lo stesso step per nascondere la codina iniziale del mio tricottin. Passo all'interno del lavoro, taglio l'eccesso. Questa è la parte di filato che mi è avanzata, posso generare ancora tantissimi metri di tricottin e soprattutto ho ottenuto un risultato perfetto dall'inizio alla fine. La texture è compatta, assolutamente uguale lungo tutte le parti del tricottino I-cord che ho realizzato, pronto per essere impiegato in un nuovo progetto. Ed eccoci al termine della nostra videorecensione. Abbiamo visto da vicino e scoperto come utilizzare correttamente la macchina automatica della Kaido per realizzare I-cord o tricottin, uno strumento che spero possa essere la svolta per chi deve realizzare tantissimo tricottin e vuole passare dalla macchina manuale a quella automatica. Spero inoltre che questa recensione sia stata chiara, comprensibile e se è così vi invito a farmelo sapere lasciandomi un bel pollice in su e soprattutto un commento proprio qui sotto il video. Ricordo poi a chi desidera acquistare questo strumento che trova tutte le informazioni scritte qui in alto sullo schermo e nel box informazioni sempre sotto il video. Se ti piacciono le mie recensioni di strumenti, filati e tanto altro, mi raccomando non dimenticare di seguirmi. Ti basta cliccare sul pulsante iscriviti proprio qui sotto il video e abbonandoti al canale mi sosterrai nella creazione di nuovi fantastici video, tutorial, recensioni e tanto altro da portare sempre qui su YouTube. Ti basta cliccare sempre sul pulsante e il costo mensile è veramente piccolo piccolo, meno di un cappuccino al mese. Adesso non ci resta che realizzare insieme tantissimi tricottin o I-cord con la nuovissima macchina automatica della Kaido e noi ci vediamo ovviamente in una prossima pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.